Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare della mia esperienza nella recitazione. Ho appena finito di fare un workshop di recitazione, quindi un workshop intensivo di 3-4 giorni a Gorizia. È la seconda volta che lo faccio, ma questa volta con più consapevolezza, con più maturità, e quindi volevo parlarvi un po' delle cose che ho imparato, del perché secondo me fare recitazione è importante. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, sono partito dalla carriera nella moda per poi diventare content creator nell'ambito cura di sé e attualmente quello su cui mi concentro è la crescita interiore ma anche crescita esteriore, quindi tutto ciò che riguarda il beauty ma anche che poi riguarda la parte interiore. Se volete darmi un'occhiata sugli altri social, soprattutto su Instagram, vi lascio il link in descrizione. E un'altra cosa di cui vi lascio il link in descrizione, se siete interessati ai profumi, ultimamente è una cosa di cui parlo spesso sui miei social, mi sono appena arrivati questi due profumi di un brand che mi piace moltissimo, che è Franck Boclet. Sono i profumi più rock che io abbia mai avuto, e se vi piace il rock, se vi piace il mondo della profumeria artistica, uno si chiama Chameleon, un eccentric. Per il suo anniversario lui era uno stilista antinconformista, assertivo, e oltre a aver lavorato poi nella moda ha deciso invece anche di fare fragranze ispirandosi proprio in questa linea al sex, drugs and rock and roll, con questo stile eclettico che ricorda un po' le moto, i vinili, il punk e tutto ciò che è quel mondo. E queste qua servono proprio per festeggiare. Il camaleonte è come veniva soprannominato lui, perché dice proprio ok, il vero stile è non avere uno stile, quindi passare da tradizionale a rock, a formale, a non formale in base alle necessità. Questo è legnoso, inebriante, avvolgente, molto sensuale. L'altro invece eccentric, più ribelle, più spumeggiante, che cattura subito l'attenzione. Quindi se volete dargli un'occhiata io ve li lascio in descrizione. Ma tornando alla recitazione, è un workshop che avevo fatto in realtà quando avevo iniziato il mio percorso, perché molte persone che mi seguono su questo canale hanno visto il mio percorso all'inizio, quando avevo fatto dei video su come diventare un attore Hollywood, su come iniziare recitazione, su il perché fare recitazione, come passare da modello a recitazione. E quindi vi ho lasciato un po' lì in sospeso, perché poi quando è iniziata la pandemia io sono tornato da Los Angeles mentre cercavo modo per andare là e studiare recitazione e continuare lì. Poi tornando a casa durante la pandemia, in quegli 2 anni ho iniziato proprio a concentrarmi sulla mia crescita interiore sui social. I piani sono un po' cambiati, avevo un po' accantonato l'idea di fare recitazione, siccome mi ero accorto che tante mie voglie di fare recitazione erano in realtà traumi che avevo all'interno, di associare magari la fama all'attore, quindi dicevo l'attore è un personaggio famoso, quindi lo associavo alla fama, quindi lo associavo all'essere amato, all'essere ascoltato. Quindi in realtà mi sono accorto che avevo tante cose superficiali messe lì e non mi interessava in realtà proprio la vera e propria recitazione, ma solo lo scopo finale. E quindi diciamo che lo yoga, la meditazione, questa mia crescita interiore mi ha fatto un po' distruggere quel Marco Delia di un tempo, e pian piano lo sto ricostruendo in modo consapevole, quindi ho reiniziato. Però ho lasciato da parte la recitazione perché non mi interessava. Ho anche provato a recitare per un anno, a fare teatro, ma era sempre durante il periodo Covid, quindi era metà online, metà offline, quindi era un po' un casino. Però in realtà l'avevo un po' lasciata da parte insieme al canto e tutto. Quest'anno invece mi è tornata l'occasione di riprovare a fare un workshop, che era la prima cosa che avevo fatto. Quando ho iniziato recitazione la prima volta ho fatto questo stesso workshop a Gorizia e l'avevo vinto perché avevo vinto la fascia di Mister Cinema a Mister Italia. Questa volta invece era un concorso, io ho partecipato, probabilmente mi conoscevano dall'altra volta, conoscevo già l'organizzatrice Manuela Perrucci e tutto, quindi mi hanno fatto tornare e ho provato di nuovo questo workshop di 4-5 giorni. E vi devo dire ragazzi che in realtà, uno, mi è piaciuto molto, due, questo uscire dalla mia comfort zone e imparare tanto mi è piaciuto un sacco, e tre, ho rivalutato la recitazione anche come percorso interiore, a livello anche di crescita personale. È qualcosa di veramente assurdo, quindi secondo me è qualcosa che tutti dovrebbero fare, perché non solo vai a imparare una nuova skill, ma più che imparare è questione di togliere, soprattutto per persone che hanno una grossa personalità o un grosso ego o comunque ambizioni o pensano tanto di sé. È veramente un esercizio per imparare a rimuovere se stessi, farsi da parte, togliere degli strati per poi far entrare ovviamente un personaggio dentro di te. Quindi è veramente un esercizio che ho visto che non è tanto poi diverso dalla crescita interiore, quindi da un percorso un percorso spirituale. Più o meno diciamo che alcune cose sono molto comuni, e quindi mi è piaciuto molto
molto questa cosa. Ci hanno dato poi l'attestato, quindi secondo me chiunque potrebbe fare recitazione come una delle cose per migliorare a livello di persona, sapere essere più consapevoli del proprio corpo, imparare a parlare, ascoltare gli altri, imparare a gestire lo spazio, insomma per tanti motivi, di cui vi ho già anche parlato in un altro video che vi lascio in descrizione. Abbiamo fatto i primi 2 giorni con dei director, quindi dei registi diversi, e poi gli ultimi 2 giorni, erano 4 giorni, invece a fare esercizi non solo sul palco, perché la gente con cui ero era già, in realtà erano tutti attori comunque abbastanza esperti, erano tutti bravi, quindi ero là l'unico un po' ancora nuovo in questo mondo, quindi ho imparato tanto anche dagli altri, ho ascoltato molto, ho assorbito come una spugna. Gli ultimi 2 giorni invece ci siamo concentrati non solo su testi direttamente, ma abbiamo fatto anche esercizi proprio di eliminare la tensione un po' più interiori, quindi mi è piaciuto molto. Anche esercizi di fiducia con gli altri, essere guidati da qualcuno avendo gli occhi chiusi, insomma varie cose che sono veramente belle per imparare a lasciare andare. Quindi le cose che ho imparato e che mi sono piaciute tantissimo sono queste. La prima, che secondo me tra l'altro è fondamentale nella vita di tutti i giorni, è appunto quella di ascoltare. Come vi ho detto, imparare, cioè recitazione è sinonimo non tanto di imparare e mettere su skill, ma imparare a togliere. E un esercizio che ad esempio facevamo spesso era di improvvisazione, ma anche quando avevi delle cose scritte su un testo, quindi delle frasi, la cosa importante era imparare a essere naturali, quindi essere il personaggio, e non dire le cose che ti vengono in mente perché le hai imparate, ma reagire come se fosse una cosa vera. Quindi non reagire, scusate, ma rispondere. E l'importante nel rispondere è se ascolti. Quindi i primi errori erano: quindi sei sul palco, hai le tue frasi in mente che devi dire, le stai per dire, aspetti che l'altro finisca la sua battuta e poi le dici. In realtà no, devi imparare a utilizzare il testo, le frasi o quello che vuoi dire come un mezzo per esprimere qualcosa a cui stai rispondendo. Ma se l'altra persona non dice quella cosa, oppure reagisce in un altro modo o si comporta in un modo, tu devi essere aperto, flessibile e ascoltare e reagire e rispondere in quel modo, in base a come quella persona ti dice. Quindi utilizzare le cose che hai imparato, le frasi, il testo, il copione, non come linea da per forza andare lì, ma utilizzarla come linea guida. E secondo me nella vita di tutti i giorni imparare ad ascoltare è importantissimo allo stesso modo, ed è molto simile a qualcosa che è legato alla meditazione e alla crescita interiore. La seconda cosa su cui mi sono concentrato soprattutto io maggiormente, è che io ho sempre avuto un problema con questo, è appunto il lasciare andare. Il lasciare andare è una base fondamentale anche per la crescita interiore, per la crescita spirituale, per lo yoga, la meditazione, per tutto. E su questa cosa, quando io sono con persone nuove eccetera, io sono abbastanza bravo, ma faccio un po' fatica, soprattutto se sono su un palco, perché fidatevi che stare sul palco non è facile, e quindi rimuovere pian piano questi strati di sé e cercare di lasciare andare. Io ad esempio, per farvi un esempio di questa cosa qua, i primi giorni sei sul palco e inconsciamente, senza neanche saperlo, cerchi di apparire bene, cerchi di ovviamente fare bella figura perché sei abituato così, e invece ti accorgi che nel momento in cui tu interpreti un personaggio, quindi vai sul palco, nessuno sta giudicando te, stanno giudicando il personaggio, quindi tu devi semplicemente imparare a farti da parte, che è la stessa cosa di fare meditazione, e far subentrare un altro personaggio che impari a conoscere. Ci sono vari esercizi per imparare a conoscere il tuo personaggio, attori studiano tutta la vita o comunque tanto tempo per entrare in un personaggio. Ad esempio un esercizio che noi facevamo era quello di ascoltare altre persone che ci facevano domande e noi rispondere d'impulso immaginando di essere quel personaggio, ti faceva entrare pian piano, quindi anche domande più personali o cose del genere, quindi ti immagineresti come risponde il personaggio e rispondi, e imparare quindi a lasciarti da parte e far entrare, subentrare questa altra persona dentro di te. È un esercizio quindi molto complesso, e quindi io mi sono concentrato fino all'ultimo giorno ad esempio a fare una parte che era di un film con Robert De Niro, in cui ero la parte con Robert De Niro, quindi non ad apparire come il bello o il forte o il personaggio strong, ma apparire come il padre vecchio rompiscatole. E quindi mi sono proprio sforzato di mettermi via questa concezione di voler apparire bene e fare proprio facce buffe, facce goffe, arrabbiate o così, o di apparire o di dire frasi che io non direi mai, quindi anche frasi misogine o frasi antipatiche o cose del genere. Quindi imparare proprio a capire questa cosa qua. E la terza cosa più importante, oltre ovviamente a 1000 altre cose più tecniche, ma queste sono le cose principali, è quella di business diverso da arte. Mi sono proprio reso conto mentre ero lì che ci sono attori pazzeschi che non conosce nessuno, ci sono
cantanti pazzeschi che non conosce nessuno, ci sono artisti pazzeschi che non conosce nessuno. Io andavo lì e vedevo questi ragazzi che lo fanno da una vita e dico, ma sono bravissimi, io non ho mai visto dal vivo qualcuno recitare così e fare improvvisazione, mi veniva la pelle d'oca, mi convincevano al 100% che erano veramente lì, presenti. E quello che vi dicevo prima, la presenza, lasciare andare, l'essere lì in quel momento lì e rispondere e reagire. E dicevo, ma possibile, io che volevo essere a livelli alti non sarò mai così se gente che non è neanche conosciuta è così brava. E invece poi ho avuto questa piccola realizzazione che è collegabile a tutto ciò che nel mondo artistico, soprattutto dell'intrattenimento, ed è proprio quello che tu vai al bar e a volte senti al karaoke gente pazzesca che canta ma non la conosce nessuno. Accendi la radio e ti trovi il Pirla che canta malissimo ma è famoso. Vai a Roma e c'è quello che ha studiato recitazione da quando è bambino o da varie generazioni, anche dai suoi genitori, e non lo conosce nessuno. E poi c'è magari, non so, l'attore di Hollywood che ha avuto culo di trovarsi come Will Smith a Bel Air nel posto giusto, e se era già rapper conosceva le persone giuste, e gli hanno offerto di fare la parte nel Principe di Bel Air. Esempio, io adoro Will Smith, però è un esempio. Quindi in realtà mi sono proprio accorto che business e arte sono due cose completamente diverse. È la stessa cosa nel mondo dei creator. Io ad esempio adesso, facendo ogni tanto qualche video sui profumi online, su TikTok, ci sono alcuni che sono super esperti di profumi che si lamentano con quelli che fanno più numeri perché dicono sì, ma loro non sono neanche esperti, non se lo meritano. E invece sono due cose completamente diverse. L'arte, il talento, il saper fare qualcosa è quasi il 30% confronto alla forma, confronto il saper essere nel posto giusto al momento giusto, il network, il sapersi vendere, il sapersi presentare, la fortuna, l'essere nel casting giusto, 1000 fattori per cui ti possono portare ad avere successo in quella cosa. L'arte, l'essere bravo, può aiutarti in alcuni casi ovviamente, ma non è nemmeno detto, e qua si capisce perché alcune persone addirittura skippano tutta la linea di competizione del 90% delle persone che sono nella media e vanno da 0 a 100, e invece ci sono persone che studiano tutta la vita e rimangono nella mediocrità perché per assurdo in un libro che avevo letto che era 4 Hour Work Week ti dice c'è più competizione nella massa confronto al top e allo zero, quindi addirittura di puntare direttamente al top. Piccole cose che in realtà ti fanno veramente capire che la forma a volte è tutto, il network è tutto, il sapersi vendere, questa cosa è tutto, a meno che uno non interessi semplicemente fare recitazione per arte, per la propria parte artistica. Ed ecco qua ragazzi, quindi è un po' tutto collegabile a questo. Io avevo anche altre cose che ho imparato, ma queste sono le 3 cose fondamentali che ho imparato da questa esperienza e che mi porto sicuramente a casa. È stata un'esperienza bellissima e non vedo l'ora di provare magari a fare qualcos'altro in futuro. Iscrivetevi al canale, grazie mille per aver seguito fin qui, lasciatemi un commento mi piace e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!